Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Pensaid, ricordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Ultimo aggiornamento. 3 gennaio 2022. Cos'ha Pensaid? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Pensaid durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Pensaid? Pensaid è un farmaco a base del principio attivo diclofenac sodico, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico antinfiammatori non steroidei per uso topico. È commercializzato in Italia dall'azienda Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Pensaid può essere prescritto con ricetta SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Confezioni. Pensaid 16 mg/ml soluzione cutanea 30 ml, importato dalla Grecia. Pensaid soluzione cutanea 30 ml, 16 mg/ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Ricordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA. Ricetta: SOP, medicinali non soggetti a prescrizione medica ma non da banco. Classe C. Principio attivo: diclofenac sodico. Gruppo terapeutico: analgesici FANS. Forma farmaceutica: soluzione. Indicazioni: Pensaid 16 mg/ml di diclofenac sodico ha una soluzione cutanea indicata nel sollievo sintomatico del dolore associato all'osteoartrite delle articolazioni superficiali, compreso il ginocchio. Non sono disponibili dati sull'uso di Pensaid nelle articolazioni grandi e profonde, rivestite da strati muscolari o di altri tessuti molli, come l'anca o la colonna vertebrale. Posologia. Posologia e modo di somministrazione. Pensaid si applica localmente sull'articolazione dolorante. Dopo aver lavato con acqua e sapone la parte da trattare ed avere atteso che sia asciutta, applicare circa 20 o 40 gocce, circa 0,51 ml, di Pensaid, 16 mg/ml di diclofenac sodico, rispettivamente per un'articolazione media, esempio polso, o grande, esempio ginocchio. I pazienti devono usare fino ad un massimo di 40 gocce 4 volte al giorno per articolazione come raccomandato dal medico curante. Affinché copyright il prodotto non coli via dalla zona da trattare, applicare la soluzione suddividendola in porzioni di 5 o 10 gocce per un'articolazione media o grande. Distribuire Pensaid uniformemente sulla parte da trattare con la mano o le dita. Ripetere il procedimento fino ad avere applicato l'intera dose consigliata di Pensaid. Eseguire l'applicazione 4 volte al giorno. Compromissione renale epatica. Pazienti con compromissione renale ed epatica. Per l'uso di Pensaid in pazienti con compromissione epatica o renale vedere paragrafo 4. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Pensaid nei bambini non sono state stabilite. Poiché copyright non ha stata acquisita alcuna esperienza con Pensaid in uso pediatrico, non ha raccomandato l'uso in questo gruppo di pazienti. Via di somministrazione. Uso cutaneo. Controindicazioni. Pensaid 16 mg/ml di diclofenac sodico ha controindicato in pazienti con ipersensibilità al principio attivo, al dimetilsolfossido, DMSO, o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati nel paragrafo 6.1 durante la gravidanza e l'allattamento, in quei soggetti nei quali si siano verificati, dopo assunzione di acido acetilsalicilico, ASA, per via orale o di altri farmaci antinfiammatori non steroidei, FANS, accessi asmatici, orticaria, riniti acute o altre manifestazioni allergiche, poiché a copyright esiste un potenziale di sensibilità incrociata con altri FANS, anche di gruppi differenti. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La comparsa di effetti indesiderati può essere ridotta utilizzando la minima dose efficace per il più breve tempo necessario per il controllo dei sintomi. Anziani. Negli anziani vi ha un'aumentata, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Le interazioni riportate in questo paragrafo sono state osservate dopo la somministrazione sistemica del diclofenac sodico. Il rischio associato all'impiego topico di Pensaid non è noto, ma probabilmente vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Pensaid durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Pensaid durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza.
Pensaida controindicato durante la gravidanza. Vedere paragrafi 4, 3 e 5, 3. Allattamento. Pensaida controindicato durante l'allattamento, vedere paragrafi 4, 3 e 5, 3. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Pensaid non altera o altera in modo trascurabile la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Sono stati riportati casi di cefalea, capogiri, sensazione di testa vuota e confusione mentale conseguenti a terapie orali di diclofenac. I pazienti devono essere consapevoli che tali effetti indesiderati possono verificarsi e devono essere avvertiti di non utilizzare macchinari e di non guidare veicoli in caso ne siano affetti. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati sono divisi in quelli che si manifestano nel sito di applicazione e quelli che si manifestano come un effetto sistemico. Applicazione topica. 6 studi clinici controllati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Pensaid deve essere somministrato esclusivamente per uso esterno. Il basso assorbimento sistemico del diclofenac dal Pensaid suggerisce che casi di tossicità da sovradosaggio per via topica sono estremamente improbabili. Nel caso di ingestione accidentale la quantità di diclofenac sodico, 900 mg, contenuta in un flacone da 60 ml di Pensaid può causare disordini gastrici e o disfunzioni renali transitorie. L'assorbimento deve essere ridotto al minimo nel più breve tempo possibile mediante la somministrazione di carbone attivo. Le funzionalità renali e gastrointestinali devono essere controllate per l'eventuale presenza di irritazione o sanguinamento. Le complicazioni quali ipotensione, emorragia gastrointestinale ed insufficienza renale devono essere curate con trattamenti sintomatici e di supporto. La diuresi forzata può essere di limitata utilità. La quantità di GMSO, 36G, sarebbe di molto inferiore ai livelli minimi di pericolosità nell'uomo, basata sulla DL50 nelle scimmie e 11G/kg. L'esposizione acuta al GMSO da inalazione di alte concentrazioni di vapore con l'uso o l'abuso di Pensaid è estremamente improbabile. Se dovesse verificarsi, può causare irritazione delle mucose del tratto respiratorio superiore, sibilo respiratorio, nausea o vomito. La terapia prevede la somministrazione di ossigeno o altre misure sintomatiche ritenute necessarie. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci per uso topico per dolori articolari e muscolari. Codice ATC. M02A15. Meccanismo d'azione. Il diclofenac sodico è un farmaco antinfiammatorio non steroideo appartenente al gruppo dell'acido arilacanoico. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Il diclofenac sodico è assorbito rapidamente quando viene somministrato come soluzione per via orale, supposta rettale o iniezione intramuscolare. Quando viene somministrato come capsula gastroprotetta, specialmente da prendere assieme, dati preclinici di sicurezza dalle prove standard in vitro e in vivo non risulta che il diclofenac sodico sia mutagenico. Dagli studi a lungo termine condotti su animali con diclofenac sodico non immerso, elenco degli eccipienti di metilsolfossido, etanolo, glicerina, glicole propilenico, acqua distillata. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.